Ciao a tutti, io sono Marina e questo è il secondo episodio del nostro corso per principianti assoluti di uncinetto. Nel primo episodio vi ho parlato di come iniziare un lavoro, quindi di come fare il nodino iniziale e di come lavorare le nostre catenelle. Ho parlato anche della tensione del filo e della scelta dell'uncinetto e del filato. Se non avete visto il primo video ve lo lascio qui in descrizione e sullo schermo, quindi potete andare a riguardarlo. E quindi oggi parliamo del punto basso, che è uno dei punti base, uno dei principali punti che vengono diciamo utilizzati all'inizio ed è uno dei primi che si impara a fare. Quindi noi facciamo il nostro nodino iniziale e qualche catenella in modo da poter lavorare i nostri punti bassi. Quindi adesso io farò, direi, una 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho fatto 12 catenelle. Quindi per contare le catenelle mi raccomando di non contare l'asolina che c'è sull'uncinetto, perché questo non è un punto finito, ok? Quindi ad esempio noi se andiamo a contare le nostre catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vedete che 12 finisce con questa catenella. Non vado a contare questa sul filo, scusate, sull'uncinetto. Quindi adesso, per iniziare il nostro lavoro, dobbiamo fare un'ulteriore catenella. Questa ulteriore catenella serve esclusivamente a costruire il nostro nuovo giro. Non è considerato un punto, ma serve semplicemente a dare lo spessore giusto al nostro giro e al nostro punto. Quindi faccio un'ulteriore catenella, eccola qua, e quindi adesso vado a lavorare nella seconda catenella, che è il nostro 12° punto che abbiamo fatto prima, quindi la 12ª catenella. La 13ª non è un punto, quindi noi la utilizziamo semplicemente per dare l'altezza, diciamo, al giro. Ok? Quindi adesso andiamo a fare il nostro punto basso. Quindi seconda catenella, inserisco l'uncinetto dentro in questo modo, prendo il filo e lo porto fuori. Quindi mi trovo ad avere 2 asoline sull'uncinetto. Prendo nuovamente il filo e passo in tutti e 2 gli anellini, diciamo. E quindi questo è il nostro primo punto basso. Facciamone altri, vi faccio vedere. Quindi inserite l'uncinetto nella catenella, prendete il filo, lo fate passare fuori, quindi avete 2 anellini, 2 asoline sull'uncinetto, prendete nuovamente il filo e lo fate passare in tutti e 2. Il punto basso è chiamato single crochet in inglese ed è considerato, diciamo, un punto abbastanza compatto e solido, quindi viene utilizzato sia dai principianti, diciamo, per imparare, sia per creare comunque dei lavori con una trama abbastanza stretta, diciamo.
Adesso vi faccio vedere gli altri punti. Andiamo a farne altri, quindi di nuovo vediamo se mette a fuoco, uncinetto dentro la nostra catenella, prendo il filo, lo faccio passare fuori, quindi ho 2 asoline su un uncinetto, prendo nuovamente il filo e lo faccio passare in tutti e 2 gli anellini. Quindi andiamo a fare i restanti punti bassi in tutte le nostre catenelle. Sto andando pianino così potete vedere. Sono dunque arrivata all'ultima catenella prima del nostro nodino, vedete? Quindi andiamo a lavorare l'ultimo punto basso. Eccoci qua. E quindi questo è il nostro primo giro di punti bassi. Come si fa a identificare il punto basso? Dunque, per identificare il punto basso io utilizzo il metodo delle V. Quindi vi faccio vedere. Ogni punto ha una V frontale, che è questa qua, vedete? Che identifica il punto. Queste 2 asoline qui che formano una V. Quindi questa è la V frontale del punto. E se noi giriamo appena appena, vedete che ci sono questa serie di anellini che corrispondono a quella che io chiamo la V superiore. Quindi è il punto che noi andremo a utilizzare per lavorare il secondo giro. Quindi primo anellino, diciamo l'anellino è formato da 2 asoline, quindi questa V. Ora che dobbiamo fare il secondo giro, facciamo nuovamente quella famosa catenella che ci serve per dare l'altezza al giro. Giriamo il lavoro, perché ricordiamoci che questi lavori sono lavori piatti, quindi ogni giro va effettuato, diciamo, da sinistra a destra, poi si fa la nostra catenella e si gira il lavoro. Quindi abbiamo fatto la nostra catenella iniziale per girare il lavoro e andiamo a lavorare il nostro primo punto del secondo giro. Quindi entriamo dentro la V che vi dicevo, quindi questa qua, vedete? Entro dentro, prendo il filo, lo faccio passare fuori, riprendo il filo e lo faccio passare dentro le 2 asoline. Quindi questo è il nostro primo punto basso. Per i principianti io consiglierei di prendere un segnapunti, che può essere qualsiasi cosa richiudibile. Ad esempio io come segnapunti uso sempre una spilla da baglia, potete usare una forcina oppure potete comprare i marcapunti, chiamate appunto marcapunti, nelle mercerie o nei negozi dove vendono i filati. Però
io vi consiglio di utilizzare una spilla da baglia perché tutti noi le abbiamo, sono sempre disponibili e fanno benissimo il loro lavoro. Quindi cosa facciamo? Andiamo a marcare il nostro primo punto in modo che sia più facile, specialmente per i principianti, identificare il primo punto quando poi andremo a lavorare il successivo giro, che sarà l'ultimo punto del successivo giro. Quindi entriamo nella V, vedete? E chiudo il mio marcapunti. Eccoci. Quindi adesso io ho marcato il primo punto del secondo giro e andiamo avanti. Quindi inserisco l'uncinetto nella V, prendo il filo, lo faccio passare fuori, prendo il filo e chiudo il punto. Vedete? Di nuovo uncinetto dentro la V, prendo il filo, lo faccio passare e poi chiudo il punto. Quindi andiamo a lavorare nella nostra ultima V, vedete? Questa qui. Quindi entriamo e facciamo il nostro punto basso. Quindi questo è il nostro secondo giro di punti bassi. Vedete? Quindi terzo giro, catenella che ci serve per iniziare il giro, giro il lavoro ed ora andiamo a lavorare nel nostro primo punto, che è quello che abbiamo marcato all'inizio, vi ricordate? Quindi prima V, mi raccomando non entrate nella catenella che avete appena fatto, anche se in realtà è abbastanza complicato entrare perché vedete che potrei anche farlo ma è scomodo, quindi non viene naturale neanche farlo. Quindi il primo punto è questo qui. Come facciamo a vedere i punti? Come vi ho detto prima, quindi la V frontale e la V superiore. In questo caso, avendo lavorato il secondo giro da questa parte, quindi questo è il dritto, lavorando il terzo giro in questo modo lavoriamo al rovescio di questo giro. Quindi il secondo giro noi lo vediamo a rovescio in questo momento, quindi la V, vedete, non è dritta ma è a rovescio. Quindi se noi andiamo a girare il lavoro, vedete che qui la V è dritta. Eccola qua. Quindi se vedete la V dritta, vuol dire che quel giro l'avete lavorato al dritto. Se invece vedete la V rovesciata, come in questo caso, vuol dire che quel giro lì lo vedete al rovescio. Quindi, primo punto è qua.
Quindi la nostra V, entro, prendo il filo, lo faccio uscire e passo nelle due asoline. Andiamo avanti. Mi raccomando, prendete sempre tutti e due gli anellini della V, perché se ne prendete uno solo andate a lavorare un punto che non è il punto basso. Quindi se voi marcate il vostro punto, sapete che quello è l'ultimo punto che dovete lavorare. Quindi adesso io tolgo il marcapunti e lavoro il mio ultimo punto. Vedete? Quindi potete continuare a lavorare con o senza marcapunti, vedete voi. Se volete usare il marcapunti, vi consiglio di usarne appunto 2, perché come avete appena visto, se marcate il primo punto del giro, non potete marcare il primo punto del giro successivo se non avete 2 marcapunti, quindi prendetene solo 2, ok? E marcate sempre il primo punto di ogni giro. E ora vi faccio vedere come. Quindi andiamo a iniziare quello che è il nostro quarto giro. Quindi vedete, se andiamo a contare i giri, vedete, prima V, quindi primo giro, la V rovescia, quindi secondo giro, e la V dritta, quindi terzo giro. Quindi abbiamo fatto 3 giri, 1, 2 e 3. Quindi andiamo a fare il nostro successivo giro, quindi catenella all'aria, diciamo, giriamo il lavoro, andiamo a identificare il nostro primo punto, entriamo, facciamo il nostro primo punto e lo andiamo a marcare. Ecco qua. Proseguiamo. Qua. È buona norma anche sempre contare i punti, in modo da essere sicuri che ne abbiamo fatti giusti. Quindi andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi ulteriore giro, andiamo a identificare il primo punto, lo facciamo e lo marchiamo col nostro secondo marcapunti. Eccoci qua. Quindi adesso avete marcato il primo punto di questo giro e il primo punto del giro precedente. Potete continuare in questo modo a fare i vostri punti bassi. Quindi siamo arrivati al nostro marcapunti, lo tolgo e vado a lavorare il mio ultimo punto, quindi so che quello è il mio ultimo punto. Sono andata avanti a lavorare qualche giro e questo è il mio lavoro. Vedete che bello, com'è definito e compatto il punto basso. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito. Nel prossimo episodio andremo a vedere come fare il mezzo punto alto, quindi un altro dei punti base. E se avete piacere a seguire il mio canale, iscrivetevi
e attivate la notifica della campanella in modo da essere avvisati quando pubblico un nuovo video. Ci vediamo al prossimo episodio.